Con un listino di 2.820 euro, almeno nel momento in cui registriamo questo video, aprile 2022, Longines propone sul mercato un orologio che è presente al catalogo ormai da un po' di tempo, ma che avevo voglia di raccontarvi, avevo voglia di discuterne con voi perché lo ritengo un orologio sicuramente bellissimo, ma anche forse quello più coerente alla storia del diver di Longines, quello da cui prende ispirazione il Legend Diver di questo video, che abbiamo avuto la possibilità di vedere da Giulio Chiossone della Chiossone Luxury Watches a Bari e di cui vi parlo tra pochi secondi dopo la sigla. Iniziamo. La particolarità di questo Longines Legend Diver in bronzo è l'assenza della data. Credo che sia la peculiarità di questa referenza ed è il motivo per cui ritengo valga la pena parlarne, un po' perché riprende fedelmente quello che era il progetto originale, sebbene questo moderno sia in bronzo, ma anche perché svela quelle che sono le caratteristiche e le intenzioni di una maison come Longines, che da molto tempo sta lavorando benissimo, da ultimo anche con la presentazione del Zulu Time, l'orologio GMT da 42 mm, e che sta ripescando a piene mani, e io direi anche per fortuna, nella propria gloriosa storia che ha sempre portato Longines ai livelli più alti e equiparabili sicuramente alle maison dell'orologeria di lusso, che oggi hanno un posizionamento diverso, ma io ritengo soltanto per una semplice scelta da parte di Swatch, gruppo di cui naturalmente Longines fa parte. Longines quindi ripesca a piene mani dalla propria storia con questo orologio magnifico in bronzo, con fondello in bronzo e titanio, come praticamente tutti gli orologi in bronzo, che ci regala un aspetto completamente rinnovato del Longines Legend Diver, che in acciaio rimane comunque a catalogo anche nelle sue diverse misure, e che in questo caso invece rimane da 42 mm di diametro, così come era anche l'originale Longines Diver degli anni 60, il quale non aveva la data ad ore 3 ed è anche la versione più amata sicuramente dai collezionisti, e che nella versione moderna in acciaio in realtà è esistito ed è durato in produzione purtroppo molto poco, tant'è che quella versione in particolare è molto amata e molto ambita ed è anche molto rivalutata sul mercato dell'usato. Il Longines Legend Diver, a mio avviso, è l'orologio che ha un po' riaperto le porte delle maison agli appassionati. Io credo che Longines abbia fatto e continui a fare scuola, ascoltando non soltanto le richieste dagli appassionati, ma a mio avviso proprio sposando la filosofia dei collezionisti e avendo per prima capito cosa piace e cosa è tornato in auge negli ultimi anni. Tant'è che il Longines Legend Diver è soltanto il primo di una lunga serie di riedizioni da parte della casa all'interno del catalogo Heritage, e che probabilmente è anche il catalogo più completo e forse anche più amato da parte degli appassionati. Di sicuro è il più amato da me, che trovo sempre nelle vetrine Longines, nel suo catalogo, tutto ciò che un vero appassionato può desiderare. È vero, il tutto prende le mosse dalla storia di Longines, ma credo anche che non ci sia nulla di meglio se non approfittare della bellezza di certi segnatempo per permetterci di goderceli nuovamente, di rivederli sul mercato, magari anche in edizioni più moderne e che sono anche più facili e più sicure
sicure magari da usare soprattutto in acqua. E parte tutto dal Longines Legend Diver, ma oggi a catalogo ci sono degli orologi straordinari, come per esempio le versioni Tuxedo, sia solo tempo sia cronografo, che io ritengo magnifiche. E il cronografo per esempio ce l'ha lo zio Paul del canale La Vita secondo lo zio Paul, che vi consiglio di seguire. Insomma, un catalogo completissimo, e questo Longines Legend Diver in bronzo va a completare ulteriormente l'offerta. Cassa da 42 mm, abbiamo detto in bronzo, con la sua patina che nel tempo lo renderà sicuramente speciale ed unico, un bellissimo e devo dire anche costosissimo vetro zaffiro bombato, che alla sostituzione costa circa 700 euro da fonti che mi sono arrivate, un cinturino in cuoio in vera pelle naturalmente di grandissima fattura, e all'interno un calibro esclusivo ETA che fa parte naturalmente del gruppo Swatch, così come la stessa Longines. Esclusivo perché, sebbene non sia un vero e proprio movimento di manifattura, anche se abbiamo appena detto fanno parte dello stesso gruppo, è comunque un calibro ETA dedicato a Longines, ed è il calibro L888 che equipaggia gli ultimi Longines solo tempo del catalogo Heritage. Ma la storia di questo Longines Legend Diver, che prende appunto le mosse dal Longines Diver degli anni 60, inizia ancora prima, inizia nel 1937 dietro brevetti militari, quando Longines sviluppò una cassa con pulsanti impermeabili che incassava al suo interno il leggendario movimento di manifattura Longines 13ZN, e dopo pochi anni, in particolare nel 1958, poi Longines realizzò e brevettò una cassa impermeabile per utilizzo civile, e che poi appunto divenne il Longines Diver. Unico neo, se così vogliamo dire, di un orologio così bello e rappresentativo come questo Longines Legend Diver è che non si tratta di un vero e proprio super compressor, ovvero quegli orologi con doppia corona come in questo caso, che però hanno anche degli accorgimenti tecnici, tra cui il fondello a baionetta, che li rendono dei veri super compressor, ovvero quegli orologi che aumentano la loro resistenza all'acqua a maggiori profondità, sfruttando appunto la pressione dell'acqua che aumenta all'aumentare della stessa profondità. In questo caso parliamo di un orologio subacqueo con doppia corona, così come erano i veri super compressor, ma che poi nella realtà non è un vero super compressor. Poca cosa per chi voleva un orologio impermeabile, un po' una nota dolente invece per i puristi più incalliti, e che da collezionista devo sinceramente ammettere di capire. Mi sarebbe piaciuto si trattasse di un vero super compressor, però è anche vero che le tecnologie moderne hanno reso anche un po' obsoleta questa tecnologia, quindi amata sicuramente dai puristi, ma diciamo non più necessaria al giorno d'oggi. Insomma, l'ennesima bellissima riedizione di Longines, ripeto, non certamente una novità, ma un orologio di cui credo valesse la pena parlarvi, anche perché, come al solito, nei commenti voglio sapere la vostra, così da parlarne assieme. Grazie per essere stati anche in questa puntata qui con me nella nostra stanza degli orologi. Se volete iscrivetevi, noi ci vediamo invece qui su Talk venerdì prossimo per una nuova puntata. Ciao!